Il 20 novembre del 1980 è un nuovo giorno al lago Peigneur, in Louisiana, situato a circa 14 km a nord della baia di Vermilion, nel Golfo del Messico. Questo lago affascinante e tranquillo è una meta molto apprezzata da pescatori e amanti della natura. La sua bellezza è impreziosita da uno splendido parco botanico che sorge sulla Jefferson Island. Tuttavia, non tutti i presenti quel giorno erano lì per godersi il paesaggio. Una piattaforma di trivellazione petrolifera, di proprietà della Wilson Brothers Corporation, era stata recentemente installata al centro del lago. I Wilson Brothers, assunti dalla celebre compagnia Texaco, erano lì per cercare petrolio. Sotto il lago si trova una gigantesca cupola di sale, una formazione geologica che spesso indica la presenza di petrolio nelle vicinanze. I calcoli degli ingegneri avevano rilevato un deposito significativo ai margini della cupola e i fratelli Wilson avevano il compito di perforarla per raggiungerlo. Il loro team era composto da operai esperti che avevano già svolto quel tipo di lavoro numerose volte e conoscevano tutti i segreti del mestiere. Così, una volta ricevute le coordinate dagli ingegneri, iniziarono a lavorare con determinazione. La trivellazione petrolifera è un'attività impegnativa e rischiosa che può portare a conseguenze imprevedibili, inclusi gravi incidenti. E quella mattina i lavoratori stavano per affrontarne uno in prima persona. Alle 6 circa, la trivella da 35 cm di diametro si blocca a una profondità di circa 375 metri. Nulla di particolarmente insolito per chi lavora su una piattaforma. In genere, basta allentare la trivella e si può riprendere. Ma questa volta, nonostante ogni tentativo, la trivella resta bloccata. All'improvviso si inclina con forza, seguita da alcuni forti schiocchi metallici. È chiaro che la situazione è critica e richiede un'immediata evacuazione. I lavoratori tagliano in fretta le chiatte che tengono ancorata la piattaforma e fuggono verso la parte sicura del lago. La decisione si rivela provvidenziale. Pochi minuti dopo, la piattaforma si ribalta e comincia ad affondare. In breve tempo scompare del tutto sotto la superficie, lasciando i lavoratori e tutti i presenti esterrefatti. La piattaforma di perforazione è una struttura enorme, eppure il lago ha una profondità di soli 3 metri. Nessuno riesce a spiegarsi come abbia potuto inghiottirla completamente. Ancora scioccati, i lavoratori notano che la loro imbarcazione inizia a essere trascinata indietro verso il punto in cui la piattaforma è affondata. Non capendo bene cosa stia succedendo, il capitano accelera al massimo e riesce a portare in salvo l'intero equipaggio sulla riva del lago. La piattaforma sommersa si rivela essere solo l'inizio di un evento di proporzioni catastrofiche. Un gigantesco vortice si forma nel punto in cui, fino a poco prima, si trovava la piattaforma, risucchiando chiatte e barche nelle vicinanze. Anche il terreno di Jefferson Island, insieme a camion, alberi, edifici e perfino un parcheggio nei pressi del giardino botanico, viene inghiottito dal vortice. Il canale del Cambre, che normalmente porta l'acqua dal lago Peigneur al Golfo del Messico, inverte il suo flusso sotto l'effetto della potente corrente creata dal vortice. Le persone presenti intorno al lago sono sbalordite da ciò che stanno osservando. Per molti di loro sembra che le viscere della terra si siano spalancate e che la fine del mondo sia ormai giunta. Eppure, quella sensazione esagerata non era poi così distante dalla realtà. Il terreno aveva ceduto e tutta l'acqua del lago vi stava precipitando dentro. Ciò che i presenti non sapevano era che, sotto i loro piedi, si stava svolgendo un altro dramma. Sotto il lago si estende infatti una colossale cupola di sale, una massa verticale che si insinua negli strati superiori del suolo, provenendo dai letti di sale sottostanti, spinta verso l'alto dalla pressione della roccia sovrastante. Negli Stati Uniti, queste cupole di sale sono piuttosto comuni, soprattutto lungo la costa del Golfo del Messico, in particolare in Texas e Louisiana. Tutte vengono sfruttate per l'estrazione del sale. All'interno della cupola situata sotto il lago Peigneur si trovava una miniera di sale suddivisa in 4 livelli, che raggiungevano una profondità di circa 460 metri. Di proprietà della Diamond Crystal Salt Company, la miniera era operativa dal 1919
ed estraeva alite, meglio conosciuta come salgemma, da oltre 60 anni senza interruzioni. L'estrazione era cominciata dal livello superiore, a circa 240 metri di profondità, per poi estendersi progressivamente con l'apertura di altri 3 livelli situati a 300, 400 e infine 460 metri. Ogni livello era formato da grandi gallerie alte e larghe fino a 30 metri. Il tunnel al livello più profondo raggiungeva 30 metri di larghezza e oltre 24 metri di altezza. Tutte queste gallerie erano state realizzate tramite l'estrazione mineraria, lasciando vasti pilastri di salgemma intatti per sostenere il soffitto. Come la trivellazione petrolifera, anche l'attività mineraria comporta rischi non trascurabili. La lunga cronologia degli incidenti minerari comprende una vasta gamma di pericoli, dai crolli dei soffitti alle esplosioni causate da gas intrappolati in sacche sotterranee. Nelle miniere di salgemma, in particolare, si presta molta attenzione alla stabilità dei tunnel, poiché l'intera struttura è sorretta da pilastri composti dallo stesso materiale che viene estratto. La presenza d'acqua rappresenta una minaccia estrema, poiché il salgemma si scioglie facilmente, lasciando il soffitto privo di supporto. La miniera di Jefferson Island sotto il lago Peigneur aveva già subito alcune infiltrazioni d'acqua negli anni 70, ma nessuna aveva mai messo a rischio la stabilità dell'intera struttura. Il vero problema risiedeva nell'instabilità dei livelli sopra i 400 metri di profondità. A causa delle continue sollecitazioni, i pilastri si erano assottigliati nel tempo e la superficie dei tunnel si abbassava a un ritmo di circa 25 cm all'anno. Il 20 novembre del 1980, giorno dell'incidente, 55 minatori si trovavano nei 2 livelli inferiori, a 400 e 460 metri sottoterra. Il turno era iniziato come sempre. Con l'aiuto di pale elettriche, i minatori estraevano salgemma grezza che veniva trasportata in superficie tramite piccoli carrelli da miniera. Tuttavia, il lavoro fu interrotto da un suono insolito proveniente dal fondo del tunnel. L'elettricista Junius Gaddison andò a controllare. Con suo grande stupore, il rumore proveniva da bidoni di carburante che sbattevano l'uno contro l'altro mentre venivano trasportati lungo il tunnel da un flusso di acqua fangosa alto fino alle ginocchia. Era la conoscenza di precedenti perdite d'acqua nella miniera, ma un torrente simile era un chiaro segnale che qualcosa non andava. Senza perdere tempo, Gaddison diede l'allarme. 3 brevi lampeggi delle luci della miniera indicarono a tutti i presenti di evacuare il più rapidamente possibile. Il problema era che l'ascensore per la superficie era lento e progettato per trasportare solo 8 persone alla volta. Inoltre, molti minatori del livello più profondo avevano il passaggio bloccato dall'acqua e dovettero compiere un lungo tragitto con i carrelli da miniera per raggiungere il punto di uscita. Nonostante tutto, i minatori mantennero la calma. Attesero ordinatamente il proprio turno per salire in superficie. Nel frattempo, il caposquadra della manutenzione, Randy LaSalle, perlustrava i tunnel alla ricerca di eventuali colleghi che non avessero notato il segnale di evacuazione. In una vera e propria corsa contro il tempo e l'acqua, miracolosamente tutti i 55 minatori riuscirono a salvarsi. La chiave di questo successo fu l'addestramento. Erano tutti preparati per situazioni di emergenza. Una volta emersi in superficie, i minatori rimasero scioccati da ciò che videro. Il lago, con tutto ciò che conteneva, stava scomparendo in un enorme vortice. All'improvviso fu chiaro cosa era successo. La trivella si era incastrata perché aveva perforato il soffitto della miniera a una profondità di circa 400 metri. Così facendo, aveva aperto un varco che permise all'acqua del lago Peigneur di infiltrarsi nella miniera. Mentre scendeva, l'acqua scioglieva il sale attorno alla trivella, allargando sempre di più il foro. Quando le grandi quantità d'acqua raggiunsero la miniera, iniziarono a dissolvere i pilastri di sostegno, provocando il crollo dell'intera struttura e di tutto ciò che si trovava sopra di essa. In sole 3 ore, il gigantesco buco nel terreno aveva risucchiato tutti i 13 miliardi di litri d'acqua del lago. La forza del vortice era tale da risucchiare persino l'acqua del canale del Cambre,
trascinando con sé 11 chiatte. Un rimorchiatore ancorato cercò disperatamente di resistere alla corrente, ma l'equipaggio fu costretto ad abbandonarlo prima che venisse inghiottito dal gorgo. La scena era terrificante. Dove prima c'era un lago, ora si apriva un'enorme voragine. A completare il quadro apocalittico, un geyser alto oltre 120 metri lanciava in aria acqua e detriti. L'aria, intrappolata nella miniera e compressa dall'acqua che vi fluiva dentro più velocemente di quanto potesse uscire, esplose infine attraverso i condotti di aerazione. L'acqua del Golfo del Messico iniziò a fluire nel buco attraverso il canale del Cambre, creando una cascata temporanea alta 45 metri, la più grande mai vista in Louisiana. Per la prima e unica volta nella storia, l'acqua nel canale fluì verso nord. Ci vollero 40 ore per riempire di nuovo il lago e una volta raggiunto l'equilibrio, 9 delle chiatte affondate riemersero in superficie. Sfortunatamente, il resto delle chiatte, la piattaforma di perforazione, un rimorchiatore, alcuni camion e altre attrezzature rimasero intrappolati tra le rovine della miniera. Fortunatamente non ci furono vittime in questo insolito incidente. Si registrarono soltanto ingenti danni materiali. Il lago subì però un cambiamento significativo, poiché ora era riempito da acqua salmastra proveniente dal Golfo del Messico, invece che da acqua dolce. Non era più profondo 3 metri, ma era diventato il lago più profondo della Louisiana, con una profondità di circa 60 metri. Fu un cambiamento drastico per la biologia del lago. Negli anni successivi comparvero molte nuove specie di pesci e piante. Si sviluppò un ecosistema completamente nuovo, al quale la fauna e la flora locale dovettero adattarsi. Tuttavia, rimaneva una domanda. Com'era possibile che chi era incaricato delle trivellazioni non fosse a conoscenza della presenza della miniera di sale proprio sotto il punto di perforazione? Il rapporto ufficiale sul disastro, pubblicato nell'agosto del 1981 dalla Mine Safety and Health Administration del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, non riuscì a dare una spiegazione definitiva. Tutti i documenti relativi alla trivellazione erano andati perduti insieme alla piattaforma. Anche se esiste la possibilità che la trivella abbia deviato accidentalmente verso la miniera, è molto più probabile che si sia trattato di un errore di calcolo, che ha portato gli ingegneri a perforare direttamente sopra la struttura mineraria. Per via della mancanza dei documenti originali, non è mai stato possibile stabilire con certezza chi fosse responsabile dell'errore. È possibile che gli ingegneri della Texaco abbiano commesso un errore nei calcoli trigonometrici, così come è possibile che la direzione della miniera abbia fornito mappe imprecise dei tunnel sotterranei. In entrambi i casi, attraverso accordi extragiudiziali con la Diamond Crystal Salt Company e con i Live Oak Gardens, la Texaco e la Wilson Brothers Corporation accettarono di risarcire i danni. I proprietari della miniera ricevettero 32 milioni di dollari per la perdita dell'impianto, mentre i giardini botanici ricevettero 12,8 milioni di dollari. A seguito del disastro, la miniera di Jefferson Island fu ufficialmente chiusa nel dicembre del 1986. Quell'accordo segnò la fine di uno degli incidenti più strani e spettacolari della storia moderna. La vicenda del lago Peigneur resta una sorprendente testimonianza di come un singolo errore umano possa dare origine a un disastro naturale di proporzioni colossali e irreversibili. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.